A Roma per l'accoglienza del Giubileo sono state messe 4 tensostrutture. Cos'è una tensostruttura? Praticamente, come vedete, è un capannone. Capannone così, niente di eccezionale, è componibile. Questo può essere modulato in base allo spazio che hai. Quante persone ci possono stare dentro? 70 persone. Non ci sono le stanze, ma è come uno spazio comune dove metti le brandine, non i letti. E noi abbiamo comprato, come cittadini italiani, 4 tensostrutture per la modica cifra di 1.800.000 euro. È importante dire questo perché abbiamo comprato 4 tendoni a 1.800.000 euro e 1.800.000 euro per ospitare 250 persone. Il Comune di Roma ha speso solo per 4 tensostrutture 1.800.000 euro. Al netto della struttura ci sono i costi del mobilio, i chimici, i climatizzatori, utenze, 2 pasti al giorno, solo pubblico, vigilanza 24 ore e tanto altro. Far stare 250 persone ammassate dentro un tendone senza intimità e con servizi scadenti, questo è quello che ogni cittadino ha pagato per aiutare le persone. Praticamente ogni persona che viene alloggiata all'interno della tensostruttura solo a livello strutturale costa 7.200 euro, che significa che se io gli davo questi 7.200 euro a una persona, secondo me andava meglio che sta dentro una camerata del tendone. Perché all'interno ci sono semplicemente, come dicevo, queste brandine, la climatizzazione è quella che è, vedete ci sono condizionatori fuori ed è escluso tutto il resto di spese, perciò corrente elettrica, manutenzione, bagni chimici che sono solitamente allestiti qui nell'area. La vigilanza H24, i servizi H24 compresi il mangiare, la luce e tutto quanto, e anche il costo del parcheggio, perché quest'area che viene occupata secondo me avrà un costo, non è che gliel'hanno regalata, un insieme di cose che costa più di un hotel di lusso, ma che genera tanti problemi, perché tutte le zone, le 4 zone dove le tensostrutture sono posizionate sono peggiorate, non per cattiveria di chi sta dentro, perché la persona che giustamente sta all'interno della tensostruttura è una persona che ha difficoltà e che spesso, come ci hanno detto, viene fatta rimanere fuori perché entra con gli alcolici, perché è ubriaca, perché vedete magari si porta il carrello con tutta zozzeria, cioè ci sono infinite di cose. Ma voi immaginate tutti i servizi, smaltimento dei rifiuti, gestione, cibo, riscaldamento, per stare dove? Dentro un tendone, dove c'è un'area anche per mangiare, classico tavolino, e alcuni di loro scelgono spesso di restare fuori. Perciò, oltre all'esiguo numero di 250 persone su tutta Roma, alla grande cifra del solo costo di questa struttura, che in teoria dovrebbe essere riciclata finito il freddo, perché nasce per la famosa emergenza freddo. L'unico problema qual è? È che il freddo è finito. Dentro già non ci vuole stare nessuno e stai dentro al tendone. Far vivere 70 persone all'interno di un tendone senza intimità, senza spazi personali, tenere tante persone problematiche tutte assieme, problemi di convivenza e difficoltà che ogni giorno sono insostenibili. Nessuna attività, solo dormire, mangiare e andare in bagno, trattati come bestie e sorvegliati come carcerati. Tutto questo con un costo senza giustificazione. Qual è il problema? È che noi pensiamo sempre che gli diamo sto tendone, questi vengono, mangiano, dormono, vengono, mangiano, dormono, ma nessuno pensa mai a un discorso formativo, a un discorso lavorativo, anche di integrazione pure delle persone che vengono qui dentro. Cioè, se te viene uno che è alcolizzato, la prima cosa è supportarlo nell'alcolismo e dirgli: costruisci una nuova vita, facciamo un corso di formazione mentre stai qua dentro, perché il mangiare e il dormire sicuramente sono essenziali, ma se ci riduciamo sempre a dare il mangiare e il dormire, non si riesce mai a uscire fuori da un problema più grande che è il lavoro, l'indipendenza economica, la possibilità anche di prendersi una casa. Se invece che solo farti dormire, andare in bagno,
ti avessero magari dato, che ne so, un posto, c'è una sala lì che c'è scritto sempre che è del comune, dove si potevano fare delle cose diverse, attività diverse, che cosa ti sarebbe piaciuto fare in un sogno? Dei corsi di cucina, ballo, canto, non lo so. No, ok, te lo dico, di questo bagno non è sufficiente? Dice non neanche le cose basi, i bagni non sono sufficienti. Perciò dice prima ancora di pensare a un corso, qualsiasi cosa, datemi dei bagni sufficienti. No, di questo bagno è sufficiente. Del pulisce. Ah, lo devi pulire però. O tenere pulito. Anche dal punto di vista strutturale, la tensostruttura una volta che verrà smontata, dove verrà messa? Verrà accatastata e poi sarà ammuffita per l'anno prossimo. Queste non sono strutture eterne, basta semplicemente che si rovinino, si usurino e a un certo punto non sono più utilizzabili. Perciò il costo del 1,8 milioni strutturale è già molto alto. Poi operatori, servizi, luce, riscaldamenti, mobilio, tutto quello che c'è dentro è sicuramente molto ma molto più oneroso, cioè parliamo di milioni di euro per 250 persone, che io non dico non le devi accogliere, al contrario puoi tranquillamente riutilizzare quei soldi per metterle in strutture sicuramente migliori, perché dormire in una camerata con una brandina all'interno di una tenda non è mai il massimo della vita. In più con gli stessi soldi ci si compravano una roulotte di lusso a testa che magari tenevano meglio. Ok, non è la soluzione far vivere una persona dentro una roulotte, ma non è neanche la soluzione vivere in un parcheggio dentro una tenda in un luogo comunque degradato, perché come dicevo lì dove c'è poi la tensostruttura è vero che iniziano a chiudere tutto eccetera, ma trovi sempre degrado. E anche chi vive qui, che ha comprato casa, perché questa è una piazza comunque vissuta, che c'è un grandissimo condominio, lamenta sicuramente un problema, perché è molto degradante secondo me far vivere le persone dentro una tenda. Io, se fossi un senza tetto, preferirei dormire da solo lì sotto quei portici, per dire, col classico sacco a pelo, e utilizzare i bagni della stazione come fanno tutti, perché anche con pochi spicci puoi andare ai bagni e sono puliti, piuttosto che essere tra virgolette all'interno di un tendone con tutte persone che non conosco vicine, e purtroppo nonostante ci sia la sicurezza pagata da noi all'interno, nonostante ci siano degli operatori pagati da noi all'interno, i furti e le violenze si sprecano. Questo testimoniato dalla grande presenza di forze dell'ordine e ambulanze che vanno nelle principali tensostrutture, ma credo anche in questa. Per esempio di Burtina abbiamo una testimonianza che è stata messa in un altro video dove ci dice: non ci vado perché ogni sera tra ambulanza e polizia succede qualcosa, ci sono tensioni, chi deve rientrare in orario beve tantissimo per avere già la possibilità di stare carico di alcol, che è una di quelle cose che ti proibiscono all'interno di portare alcolici o comunque tutte quelle sostanze che alterano la tua percezione. Per farvi capire questo nel dettaglio è un po' la struttura, e lì giù ci sono i famosi bagni a noleggio, che sono bagni chimici. Tutto quanto è stato costruito a ridosso di una fontana storica che al momento è coperta, che si trova lì dietro, perciò noi abbiamo il costo dei bagni chimici che è a parte, la manutenzione che è a parte, anche il costo delle cucine, di quello che è l'area comune dentro, dei generatori. Ancora più importante, se vedete, la tensostruttura è tenuta con pesanti contenitori di acqua in modo tale che non voli via. Poi in pieno giorno le luci sono sempre accese, noi abbiamo il sole che spacca le pietre, ma tutte le luci sono accese. Va bene, perfetto, però almeno i fari esterni, se non servono, anche perché i LED si consumano e li butti prima, se li lasci accesi, non vale la pena. E purtroppo, mi spiace dirlo, ma c'è cattivo odore. Non so se sono i bagni, non so se è qualcosa lasciato in giro, perché addirittura ci sono panni stesi pure lì sulla parte esterna. Però non si può gestire una cosa in questo modo. E poi considerate, nel frattempo, qui accanto stanno facendo i lavori per un hotel di lusso all'interno della stazione. E per hotel di lusso intendo un hotel probabilmente 4 o 5 stelle. Ho visto gli arredi un attimino passando, che erano un certo livello, con tanto di reception in legno, di fronte proprio a una struttura che invece fa accoglienza, e fa accoglienza anche difficile. E questo qui dietro a queste sbarre, da qui e tutto il piano di sopra e probabilmente anche un altro piano, sarà un futuro hotel di lusso con tanto di area privata. All'interno della stazione era stata allestita anche un'area, perché questa tensostruttura è gestita prevalentemente dalla protezione civile,
e avevano preso uno spazio che probabilmente era pure migliore di una tenda, che è qui all'interno, e se adesso lo vediamo questo spazio, oltre a non essere utilizzato, è completamente vuoto ed è di una metratura importante perché parte da lì e arriva qui. Questi sono soldi buttati, solo per fare le vetrofanie e solo per prendere questo spazio, allestirlo. Avrebbero speso dei soldi. Poteva essere un ufficio, poteva essere un'ulteriore area di accoglienza, ma è qua, abbandonato, ci hanno solo messo le scritte per far vedere che l'hanno preso. Se stanno troppo stretti a contatto e con difficoltà, Ti picchia. si picchiano, è così. Bisogna, vedi, lei mi picchia a me, mazza, oh, e che c'è, le mani, c'è le palanche, oh. Ma